Ri, ti va di andare a fare uno di quei giri che piacciono a me? Amore, che cosa intendi? Perché a te piacciono un sacco di cose. Quello sulle tracce del mio grande mito. Non possiamo andare a stalkerare Tom Cruise sul set. Non ci fanno entrare. Sì, quello mi piace, ma non quello, io intendevo Giacobbo. Dovevo capirlo subito che era quello. E così siamo partiti verso la Toscana per indagare su qualcosa di sempre caro a Giacobbo, il ciclo arturiano. E non c'è posto migliore che andare a visitare l'abbazia di San Galgano, il santo che infisse la spada nella roccia. Cri, in questa abbazia manca il tetto. È senza tetto perché questo posto è sfigato, amore. In che senso? L'avevano costruita perché il culto di San Galgano tirava un sacco. Ma poi a quei poveri monaci gli è capitato di tutto. Sono partiti con una carestia, seguita a ruota da una pestilenza. Beh, al tempo poteva succedere. Sì, ma il luogo, così isolato e ameno, piaceva pure ai briganti e quindi saccheggiavano l'abbazia come se fosse un negozio di elettronica durante il Black Friday, solo che da loro il Black Friday c'era una volta al mese. E infatti alla fine si sono stufati, hanno preso su baracche e burattini e sono andati a Siena. Oh, la sfiga però l'hanno lasciata tutta qui, insieme a un abate che zitto zitto si è venduto tutto il vendibile, anche la copertura in piombo del tetto della chiesa. È per quello che l'abbazia è senza tetto. In effetti comincia a intravedere una certa sfiga che aleggia in lontananza. Non è in lontananza, è proprio qui. Neppure le rovine si salvarono. Infatti sul campanile cadde pure un fulmine. Sento improvvisamente una certa voglia di grattarmi. Cambiamo discorso, parliamo della leggenda di questo Galgano Guidotti, che era un giovane cavaliere scapestrato, dedito a ogni tipo di vizio disponibile. Beh, come tutti, amore. Solo che questo non voleva mettere la testa a posto. Pure sua madre glielo diceva. Gano, tesoro di mamma, basta con ste gozzoviglie. È ora di trovarti un lavoro serio. E no, amorino no, giocare con le spadine non è un lavoro. Che poi è quello che si sentono dire ogni giorno milioni di larper. Ma Galgano, sua madre, non l'ascoltava e così ci si mise pure la fidanzata. Amore, io vorrei davvero dartela, ma prima del matrimonio mica si può, è peccato. Anche a queste parole Galgano non fece una piega, perché in realtà era molto intimo con diverse baldracche, quindi non sentiva la necessità di metter su famiglia. Comunque, mamma, fidanzata, amici e parenti vicini e lontani tanto hanno fatto e tanto hanno detto che alla fine si scomodò pure l'arcangelo Michele per convincerlo. Galgano, redimiti, tu diventerai un cavaliere di Dio e ti arruolerai nella milizia celeste. Galgano però la sera prima si era ubriacato di brutto e così diffidò di questa visione, pensando che fosse uno scherzone del suo amico Elmo, vestito di bianco e con un paio di ali di pollo sulla schiena. L'arcangelo Michele ci rimase comprensibilmente male e ritentò, assicurandosi però di arrivare da Galgano mentre era sobrio. Senti un po', ti ho detto che devi abbandonare la tua vita di perdizione. Dai, adesso prendi il cavallo e seguimi. Ti faccio strada io, che se ti lascio solo, tu come minimo mi inventi che ti sia rotto il navigatore e mi sbagli strada. Così Galgano lo seguì in mezzo ai colli, ma non era proprio sicuro di non essersi drogato male, perché nel tragitto passarono davanti al mulino bianco e una gallina parlante di nome Rosita lo distrasse. Arrivarono su un colle, ma Galgano era così distratto che Michele, leggermente esasperato, dovette chiedere aiuto a Gesù, Maria e tutti gli apostoli per spiegargli la situazione. A quel punto in effetti Galgano cominciò a sospettare che la cosa si stesse facendo seria, ma Michele, non fidandosi più tanto di lui, gli disse: Facciamo così, per non aver la tentazione di tornare indietro, pianta la tua spada qui in questa bella roccia, che con te non si sa mai. Galgano lo fece e con un po' di eremitaggio, a pane e acqua, divenne santo. Esatto, e la sua spada è proprio qui, nella rotonda di Montesiepi. La leggenda di San Galgano però non ci dice quello che tutti vogliono sapere. Questa storia
ha qualche parentela con quella di Re Artù? Per quello dobbiamo tornare a parlare dell'amico di bevute di Galgano, quello che faceva gli scherzoni. Non era uno a caso che passava di lì? Certo che no. Si sussurrava che Elmo stesse per Guglielmo X d'Aquitania. Ah, quello che era partito in pellegrinaggio per Santiago di Compostela senza mai arrivarci. Si dice che il poveretto avesse scelto male l'osteria su TripAdvisor e fosse morto di intossicazione alimentare. Proprio lui, ma sai, non era morto così, era un complotto, non ce lo dicono. E quindi, come si dice che sia morto? Mica era morto, si era finto morto, per poi giungere in Italia e fare l'eremita. Si dice che San Guglielmo di Malavalle fosse sempre lui e abitava non troppo distante da Galgano. Magari si sono incontrati e Elmo, tra un bicchiere e l'altro, ha convinto Galgano a fare l'eremita come lui. E certo! E la cosa della spada nella roccia, come me la spieghi? Devi sapere che alla corte di Guglielmo c'era un certo Chrétien de Troyes, l'autore del ciclo arturiano, e magari Elmo aveva raccontato al suo amico alcune storie sentite a corte, tra cui quella della spada nella roccia. Ma l'idea della spada nella roccia a quel tempo non c'era. La prima menzione nelle storie è arrivata dopo la morte di quei due. Ma magari Chrétien de Troyes non l'aveva ancora scritto, ma a voce aveva raccontato tutta la storia a Guglielmo. Ora però lasciamo stare le dicerie e andiamo a vedere se c'è ancora Rosita al Mulino Bianco. Amore, ti sei drogato male pure tu insieme a Galgano? Ma no, parlo del mulino qui vicino, quello usato per lo spot del Mulino Bianco, quello vecchio, girato da Tornatore e con le musiche di Morricone. Ah, ma quindi Galgano non aveva le allucinazioni? C'era davvero un mulino? Forse, ma se aveva sentito una gallina parlare. Comunque secondo me Giacobbo me l'avrebbe comprata la teoria di Guglielmo che racconta le storie a Galgano. Forse sì, forse no. Ma adesso lasciami guardare dove sta girando Tom Cruise. Certo. Comunque, lasciando il Teo a stalkerare Tom Cruise, se vi è piaciuto il video, seguite il nostro canale YouTube, condividete il video, mettete magari un mi piace sulla nostra pagina Facebook, sul blog e Instagram. Grazie, ciao!